Allora, stiamo arrivando a Pisa, un'altra repubblica marinara. La nostra è una versione alternativa del Grand Tour. Gli aristocratici del passato, l'aristocrazia inglese andava a Roma, Firenze, Venezia, ma noi facciamo qualcosa di diverso. La fascia tirrenica dell'Italia era molto più potente di quella che si affacciava sull'altro mare, sull'Adriatico. C'era soltanto Venezia. Qui c'era Pisa e c'era Genova. Quindi quest'area era molto più aperta ai commerci. È strano come sia scomparsa dai radar. Ormai Pisa ha conservato la sua reputazione solo tra i turisti. È un posto in cui venire per un giorno, o magari solo una mattinata per vedere la torre pendente, mangiare una pizza e andarsene. E questo lo trovo ingiusto. Per me Pisa è più di questo. Nell'undicesimo secolo era Pisa a comandare. E per celebrare la propria gloria, i pisani costruirono i 4 stupendi edifici religiosi della Piazza dei Miracoli. Ma la natura instabile dell'area trasformò uno di quegli edifici, il campanile, nel più famoso edificio pendente del pianeta. Sorprendentemente, per una repubblica marinara, Pisa sorge nell'entroterra e il fiume Arno era un'arteria vitale per collegare il suo porto al mare. Oggi il porto non c'è più e il traffico fluviale è molto scarso, ma nelle sue strade si respira ancora l'atmosfera dell'antica città. Proprio lungo l'Arno si trova uno dei segreti meglio conservati di Pisa, il Museo di San Matteo. Allora? Guardati intorno, è giorno pieno, siamo in alta stagione turistica e questo splendore è completamente e drammaticamente vuoto. Eppure è tra i piccoli musei più belli del mondo. Da questa parte? Wow! Che ne dici? È veramente incredibile. Io lo trovo triste. Di cosa sono fatte? Legno? Sono fatte di legno. In un certo senso sono come cadaveri lasciati da Napoleone. Perché quando arrivò a Pisa nel XIX secolo ne saccheggiò tutti i monasteri e i conventi. Tutti? Riuscirono a salvare molto poco, tra cui queste stupende statue di legno. Di solito raffigurano la Madonna, che riceve l'Annunciazione. Guarda questa, è così bella. Ma che meraviglia! Questo è veramente qualcosa di fantastico. È opera di Simone Martini, uno dei grandi pittori senesi insieme a Duccio. Si tratta in assoluto di una delle più belle pale del XIV secolo italiano. I gioielli sembra che luccichino. Credo siano dei pezzetti di vetro. Ah, adesso capisco. È un'opera che rende l'idea di quanto fosse ricca la città di Pisa, quando era all'apice della sua potenza. Guarda l'uso delle lamine d'oro e guarda tutti quei lapislazzuli. Non è soltanto una pala stupenda, ma un'affermazione del suo status. Ma in realtà ecco quello che ero venuto a vedere. Questa è una sala straordinaria. Infatti, è incredibile. Fantastico. Per me è una delle raccolte più importanti. Vedi, in una qualunque pinacoteca o museo puoi viaggiare nel tempo e vedere come la crocifissione è cambiata nell'arte italiana ed è stato sicuramente uno dei cambiamenti più importanti nell'arte occidentale. Ho capito. Allora, questa è del XII secolo, un'epoca nota nell'iconografia come quella del Christus Triumphans, Cristo che trionfa sulla croce. È sereno. Sereno, visto che trionfa sulla morte. La sua anatomia è quasi senza segni, non sembra tormentato né turbato. Qui invece, ecco il grande cambiamento. Questo è quello che considero il vero inizio del Rinascimento. Cristo è un vero uomo, prova vero dolore, il corpo sanguina, il volto è segnato dal dolore e dalla tristezza. Ma continuando a girare, questo è di Giunta Pisano. Il corpo è contorto dal dolore e il sangue sgorga dalle ferite. Non c'è dubbio che sia un uomo sofferente.
se ne avverte la disperazione. Questo è il momento in cui l'arte inizia a sanguinare. Diventa più umana Esatto. e ci si può immedesimare. Esattamente, e io trovo che l'intero Rinascimento, con la sua visione idealistica di realismo, nel tentativo di farti riconoscere nell'arte, nasca tutto da qui. Così, oltre alla gloria della torre pendente, Pisa ha ben altro da offrire.